Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, prendendo spunto dal risultato di The Builder Federico Macor, che ha scelto di approcciarsi al formato in antitesi rispetto al trend consueto che al momento imperversa tra i tavoli da gioco. Sul fronte del color pie la scelta potrebbe risultare congrua con i diversi control deck o le combo che si intravedono qua e là anche tra i nostri primer, ma le differenze di approccio sono in realtà molto profonde, a partire dal comandante scelto per l'occasione, decisamente atipico. Parliamo di una leggendaria salita alla ribalta più per la sua abilità companion che per le reali possibilità offerte dalle sue caratteristiche, ma nella zona di comando acquista, anche grazie alle restanti 99, un ruolo di rilievo in una build votata a colpire duro ogni opponente. Questa volta vi parleremo di Gyruda, Doom of Depths. Ci troviamo di fronte a una creatura proveniente dal piano di Ikoria, l'Hero Behemoth, che di tanto in tanto, grazie alla sua abilità compagno, faceva capolino nella side di qualche archetipo nei formati Eternal. Qui invece riveste il ruolo di primordine, nell'archetipo che presenteremo in questo video, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 6 mana, 4 generici e 2 ibridi, blu e neri, abbiamo un Kraken Demone, con forza 6, costituzione 6 e 2 abilità, di cui una companion, che non sfrutteremo in questa lista specifica. Nella prima abilità abbiamo Compagno, il tuo mazzo iniziale contiene solo carte con costi di mana convertiti pari. Se questa carta è il compagno che hai scelto, puoi lanciarla una volta dal di fuori della partita. Mentre nella seconda c'è, quando Gyruda entra nel campo di battaglia, ogni giocatore mette nel proprio cimitero le prime 4 carte del proprio grimorio. Metti sul campo di battaglia sotto il tuo controllo una carta creatura con costo di mana convertito pari a scelta tra quelle carte. Tralasciando la prima abilità, ininfluente, visto che questa leggendaria funge da generale, la sua seconda abilità ha un potenziale notevole, a patto di costruire una build piena di creature in grado di generare un forte value appena metterà piede in campo. Un plus importante che sconta però un costo di cast non certo leggero, soprattutto per gli standard del formato Centurion, eppure, complice alcuni trick alla base di questa build, avremo modo di valorizzare al meglio questa Gyruda Doom of Depths, che non vede l'ora di gozzovigliare tra i tavoli da gioco. Con un potenziale vantaggio ottenibile con l'ingresso di Gyruda Doom of Depths nel campo di battaglia, abbinato a un costo di cast importante, è chiaro che per sfruttare al meglio questo generale bisognerà costruire una build molto specifica, in grado di valorizzarne il potenziale. Di certo dovremo dotarci di molte creature, il che non è un grosso problema visto il color pie a disposizione, ma per enfatizzare maggiormente il suo ETB, una buona mossa è quella di introdurre un vasto numero di bittanti capaci di clonare, al suo ingresso, altre creature, come nel caso del Clever Impersonator, Clone, Evil Twin, Gigantoplasm, Glasspool Mimic, Phantasmal Image, Pyrexian Metamorph, Stun Double e Vizier of Many Faces. Questa massiccia presenza di creature di questo tipo ha il doppio scopo di bersagliare altre creature, dalla nostra parte del tavolo, ma anche quelle dell'opponente, qualora presentasse minacce potenzialmente problematiche. Ma non è tutto, persino il generale potrebbe risultare una golosa scelta, se non fosse per la regola leggendaria che ci costringerebbe a perdere uno dei 2 permanenti, dopo aver comunque beneficiato delle sue preziose ETB. Ma per questa evenienza abbiamo alcune scocciatoie perfette, Sakashima of a Thousand Faces, Sakashima of Impostor e Spark Double. Queste carte, in un modo o nell'altro, cortocircuitano questo vincolo, permettendoci di clonare più e più volte anche una creatura leggendaria come il nostro Gyruda, innescando così un potenziale loop in grado di popolare in fretta il board di diversi 6-6 in grado di annichilire l'avversario. C'è però un altro modo per ottenere value dal comandante, attraverso Tassa di Dwelling, che con il suo bounce effect ci offre un modo alternativo di riproporre in campo il nostro Kraken Demone, così da avere di nuovo la possibilità di avere nuovi bittanti dalla nostra parte. Analogamente, anche per replicare a qualche vrata inopportuna, abbiamo Nightmare Shepherd, che con la morte delle altre creature in campo ne creerà una copia, con statistiche ridotte all'osso, ma pur sempre in grado di scatenare nuovi ETB golosi. E per meglio sfruttare l'effetto del generale unito ai suoi vincoli sul costo di cast pari, ci doteremo di una serie di ciccioni dal costo di 6 mana o più, per guadagnare molto dal suo ingresso, senza però rischiare di non castare piuttosto in fretta anche singolarmente queste creature, scegliendo tra Archon of Cruelty, Burning Rune Demon, Dream Eater, Frost Titan, Grave Titan, Mascram Wool, Noxious Girolk e Patron of Evane. Tra rimozione ed effetti asimmetrici abbiamo l'imbarazzo della scelta, anche sul fronte dei clone effect citati all'inizio di questa sezione del primer, che daranno ancora più consistenza alla nostra azione, anche banalmente sul fronte agro viste le statistiche messe in campo. Unica eccezione sul fronte degli ETB arriva con Wurcoil Engine, ma stiamo pur sempre parlando di una creatura dalle ottime keyword e dal body sostanzioso, che ci farà sempre piacere mettere in campo e perché no, anche clonarla bisogna.
Tutta questa presenza di carte dal costo recast non certo leggero si scontra con un color pie, quello Dimir, che non brilla per effetti di ramp, a parte Sol Deviate e Solem Simulacrum, che possono darci una minima mano in certi frangenti, ma è con gli artefatti che otterremo qualche boost interessante. Tra Arcane Signet, Caracal Diamond, Coalition Relic, Cold Steel Earth, Component Pouch, Dimir Signet, Everflowing Chalice, Talisman of Dominance e War Power Stone, cercheremo, soprattutto nei primi turni, di ottenere più mana possibile, così da avviare con facilità gli effetti del generale o il cast di qualcuno dei nostri bestioni. Come ulteriori strumenti di boost per il cast delle carte più esose noveremo Dark Ritual e Heartland Summoning, quest'ultimo è un'aggiunta quasi d'obbligo visto che buona parte delle nostre creature ha statistiche elevate e sempre almeno 2 mana in colore nel costo di cast da scontare. Questa strategia, che punta a pochi pezzi di pregio, grossi e decisivi con i loro ETB, soffrirà enormemente i counter avversari. Per questo è fondamentale mettere in campo Cavern of Soul, nominando quasi sempre i demoni, vista la loro forte presenza nel mazzo, sfruttando anche alcuni tutori, Expedition Map e Tolaria West, così da essere sicuri di averla in campo. In questi scenari sono molto utili i nostri elementi di rianimazioni, Reanimate, Animate Dead, Dance of the Dead e Necromancy, carte che permettono, se viene neutralizzato il generale o un'altra delle nostre minacce, di riproporla al turno successivo, con uno sconto di mana considerevole, permettendoci anche di interagire con l'avversario con i nostri scartini. È anche per questo motivo che, quando avremo modo di creare una copia di Kiruda, preferiremo tenere in campo il clone, mettendo il comandante nella zona di comando o, se abbiamo un effetto di rianimazione in mano, nel cimitero, in maniera tale da poterlo riproporre in campo già dal turno successivo. Di fronte a un generale così particolare come Giruda Doom of Depths, è chiaro che i colori di Ymir in questo archetipo sono interpretati in modo molto diverso rispetto al passato e la sezione magia dedicata alle interazioni in questa lista assuma tutto un altro peso. Ad esempio, per il card advantage ci appoggeremo alle creature e non certo alle spell, con Atris Orphu Axtruth, Benaful Strix e Flibberflip, Velost, giusto per non rischiare con l'abilità del comandante di gettare nel cimitero carte inutilmente. Anche grazie a Gonti, il Lord of Luxury, possiamo ottenere qualche vantaggio, in questo caso dalle carte dell'avversario, ma è giusto un effetto in più, utile anche a scombinare la pila del nemico, che nel frattempo si era magari sistemato per bene il grimorio. Unica vera eccezione, anche visto il potenziale che offre su questo fronte, arriva la Necropotence, ma giocando il nero sembra quasi scontato non approfittare di questo recente unban per acquisire con una certa facilità nuove carte per la nostra azione. Qualche azione di disturbo la potremo anche ottenere con un effetto bounce mirato, con Dinova Horror e Versal Sharper Servant, che ci possono aiutare anche a liberare il board da paranti fastidiosi, agevolando la nostra fase agro in modo incisivo. Altre carte intriganti, anche al loro ingresso, ci possono dare una mano con medesime finalità, sono Hostage Taker e Ravenous Chupacabra, per rubare o distruggere possibili bloccanti per i nostri abitanti corpulenti, generali in testa. Un effetto sicuramente utile sarà quello dei discard effect presenti in diverse creature nere, tra Griff, Kitesail Freebooter, Mesmeric Field e Turach Dark Cantor, che ci possono fare comodo sia presto che nelle fasi finali del match, quando siamo ormai pronti a chiudere. In aggiunta avremo anche delle magie che hanno il medesimo fine, come Into Turach, Mind Twist e Tuxize, ma sono una chiara minoranza rispetto alla build classiche, vista la nostra natura orientata a valorizzare appieno le creature. Anche le carte blu tipiche di un mazzo di Ymir sono ridotte all'osso, con solo Brainstorm per i cantrip e Force of Negation e Force of Will per i counter, insomma il minimo sindacale per proteggere le nostre giocate migliori e poco altro. In fondo, in questo archetipo puntiamo tutto sul nostro Giruda, Doom of Depths, a massimizzare le creature inserite in questa lista, scatenando dal fondo dei mari tutto il nostro potenziale distruttivo. Lo spunto che ha scatenato il desiderio in Federico Macor di costruire una build attorno a Giruda Dawn of Death parte dal formato Oltralpe, dal Dual French Commander, che ha però una serie di differenze sostanziali rispetto al Centurion. È stata necessaria una fase di affinamento sia per le diversità tra i due formati, sia per il meta, più agro per quello francese rispetto a quello nostrano, che ha portato il nostro deck builder a costruire una serie di tech specifiche per controbattere meglio la varietà maggiore presente nel Centurion. Siamo pur sempre di fronte a un archetipo che non può essere annoverato tra i tre guru del formato, ma ha dalla sua una personalità forte, distintiva, con diverse meccaniche sconosciute tra i tavoli da gioco, con un utilizzo dei colori di Ymir molto differente rispetto al solito. Di certo, quando vi presenterete di fronte al vostro avversario con questo Giruda Dawn of Death, si illuderà di avere a che fare con uno sprovveduto romantico, ma appena inizierà a comprendere tutta la resilienza e la tenacia di questa build, si dovrà ricredere della sua opinione. L'approccio alle partite ipotizzato da Federico Macor attorno a Giruda Doom of Depths si basa su pochi, semplici elementi.
su cui gira tutto l'impianto complessivo, con concetti facili da applicare durante i vari match che dovrete affrontare. Innanzitutto è fondamentale sfruttare appieno il comparto ramp, che risulta piuttosto veloce grazie al buon numero di sassi e accelerini presenti tra le 99, che fungono da spina dorsale per le nostre giocate più pesanti, con in testa il nostro generale. Il suo effetto, combinato con un mazzo con 37 creature, risulterà sempre efficace, soprattutto se estrarremo dal grimorio uno dei nostri cloni, che riuscirà a ripetere il suo effetto, o meglio ancora, qualcuna delle nostre bombe, dagli ETB dirompenti. Ovviamente questa estremizzazione porterà a valorizzare le nostre interazioni, fatte di scartini e counter, puntando più sulle creature che sulle magie, ma questa varietà di approccio non è affatto malvagia, anche perché ottimamente supportata dal generale e dai nostri cloni. Se poi i cloni migliori o Tassas di Dwelling entrano in campo, avremo modo di generare un value enorme, duplicando o rimbalzando il nostro generale per un effetto in grado di spostare gli equilibri del match dalla nostra parte. Di fatto siamo di fronte a un piano midrange con una componente combo abusabile grazie agli effetti di clonazione, con diverse carte capaci di effetti 2x1 che massimizzano ancora di più le strategie ideate per questa lista, decisamente diversa dal solito. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Gyruda Doom of Depths si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck, anche quelli veloci, non siamo messi poi così in difficoltà, vista la forte presenza di carte che propongono dei vantaggi asimmetrici, che alla lunga ci daranno il tempo di popolare il board di carte ingestibili per l'avversario. Verso i midrange deck, la nostra azione tempo, fatta di ETB interessanti e diverse azioni di contrasto, soprattutto verso la mano del nemico, ci porteranno a indebolire l'azione dell'opponente, al punto di lasciarci lo spazio necessario per l'ingresso del generale e non solo. Verso i control deck occorre fare una distinzione, contro i mazzi con giocate forti e interazioni potenti come Aminato e Phase Shifter, Esiga God of Tree, Eliovod e Mystery of Trest, ci troveremo in grande difficoltà, in quanto dovremo sia fermare le loro giocate, sia superare le loro risposte. Contro i mazzi control più vicini al classici draw and go, con poche win condition e molta interazione, come Cast Dissident Mage, Dragon Lore Yutai e i vari patterns orientati al controllo, sarà molto più semplice trovare uno spiraglio per risolvere il nostro generale, e da quel momento sfuggire loro di mano col nostro impareggiabile value. Verso i combo, soprattutto quelli veloci, non abbiamo molte chance di vittoria, visti i limiti degli slot disponibili per le interazioni, e una chiusura solitamente più lunga da mettere in atto, visto che passa quasi esclusivamente dalla combat delle nostre creature. Verso i tempo deck, più o meno estremizzati, siamo nel contesto peggiore possibile, perché questi mazzi spesso uniscono rapidità nell'azione, spesso protetta, con una maggiore consistenza nelle interazioni, rischiando di vanificare le nostre giocate, grazie alle loro risposte più numerose. Nonostante siamo di fronte a una build molto particolare capeggiata da questo Gyruda Doom of Depths, Federico Macor ha già intravisto nell'ultimo set un paio di carte interessanti per potenziare le capacità offensive di questo archetipo. La prima è di certo Cemetery Desecrator, che rientra alla perfezione nella curva a 6 mana dei nostri ciccioni, oltre ad avere un ETB flessibile che può risolvere sia creature che planeswalker problematici, qualora se ne presenti la necessità. L'altra, ovviamente, è Mirror Mimic, che ci propone, persino nel suo costo alternativo di Disturb, Ghastly Mimicry, un clone effect altante e doppio, insomma, un grande vantaggio per un'unica carta, che finirà ben presto diritto tra le 99 di questa lista. Dedichiamo ancora un ultimo appunto su un grande escluso di questo archetipo, Griselbrand, che oltre a un costo di cast elevato, non offre un ETB altrettanto interessante. Non si può clonare facilmente, visto che è leggendario, dandoci meno value rispetto a carte come Archon Cruelty, utili in ogni contesto, anche verso gli aggro veloci. Siamo arrivati al termine di questo video, ringraziamo per la disponibilità Federico Macor che ci ha illustrato un archetipo fuori dai generis, anche in virtù di un generale non proprio economico nel suo costo di cast. Se volete interpretare i coloridimi in modo differente o semplicemente amate giocare i ciccioni nonostante si debba approcciare a un formato non certo lento, questo Gyruda Doom of Depths potrebbe fare al caso vostro, a patto di valutare con attenzione la giocata che proverete a concretizzare. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.